Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi voglio mostrarvi come mixo un basso acustico all'interno di un brano rock. Tengo a precisare che abbiamo due tracce di basso, quindi una DAE e una traccia presa direttamente dall'ampli. Quindi vi faccio vedere come gestire le basse frequenze e successivamente come distorcerla. Quindi applichiamo la distorsione dopo, a meno che non abbiamo un bel suono distorto già in partenza e comunque registriamo il suono distorto e la DI in maniera tale da poter fare dei procedimenti inversi nel momento in cui vogliamo riampare, tra virgolette, il suono del basso, perché magari nel contesto non ci piace quel determinato suono che abbiamo scelto in fase di registrazione. Quindi vi faccio vedere cosa faccio per allineare appunto queste due sorgenti, non solamente con lo sweep di fase, ma con un plugin molto interessante di Waves, e in più andiamo appunto ad applicare questa saturazione e distorsione in fase di mix. Quindi vi faccio vedere anche i plugin che uso per creare questa distorsione tramite dei pedalini virtuali. Passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare. Ok, queste sono le tracce del basso, quindi abbiamo una DI classica, questa qui, e una traccia microfonica, quindi quella ripresa direttamente sull'ampli del basso, con un microfono O47. Allora, vi faccio ascoltare come suonano le tracce singolarmente, quindi questa è la DI. Ok, e questa qui è l'ampli. Perfetto, come abbiamo sentito, ovviamente quella ripresa dall'ampli ha un suono più ciccione, più corposo in basso, quindi anche più rotondo, cosa che ci interessa, e invece la DI ha un suono un po' più scarno, un po' più cordoso, quindi un po' più scarno sulle basse. Quindi cosa vado a fare prima di ogni cosa? Vado a fare un check di fase, ovviamente possiamo farlo sia visivamente, quindi allargando, zoomando la nostra forma d'onda, e così ci sembra abbastanza in fase guardando sia la DI che l'ampli per il basso. Se non siamo ulteriormente soddisfatti e contenti, possiamo aprire appunto un equalizzatore classico, mettere in play entrambe le tracce e ascoltare e flippare la fase da qui, ok? Ok, quando invertiamo la fase sentiamo che le basse frequenze le perdiamo e viene fuori più quel suono cordoso, quindi è anche una questione di gusto. Magari vi piace questo suono nel brano e decidete di lasciarlo invertito di fase, nessuno ve lo vieta, è solo una questione di gusto. Ma in questo caso vogliamo avere delle basse belle profonde e poi distorcere la DI. Quindi se vogliamo fare un ulteriore check per stare ancora più tranquilli, vi consiglio questo plugin della Waves, quindi parliamo di InPhase. Questo è un bellissimo plugin che ci dà la possibilità di fare il check proprio al dettaglio di queste due sorgenti. Come bisogna fare per fare il check delle fasi? Allora, prima di tutto mettiamo il monitoring in monomix, dopodiché creiamo un bus, una mandata appunto, in questo caso 13, la tiriamo a Unity Gain e inseriamo nella chiave di sidechain di questo plugin il bus 13 che abbiamo appena creato. Dopodiché abilitiamo Capture e mandiamo in play. Sul meter della correlazione possiamo notare che il basso, come abbiamo sentito, era già abbastanza in fase, ma se noi appunto spostiamo, zoomiamo questa forma d'onda, qui la possiamo zoomare, possiamo metterlo ancora più in fase. Guardate cosa succede. Ok, mentre spostiamo la sorgente del sidechain, lui ci fa vedere la correlazione di fase. Successivamente vado a
tagliare le basse frequenze sulla mia DI. Utilizzando sempre un equalizzatore a fase lineare, vado a tagliare fino alle 300 Hz, in maniera tale da lasciare solo la componentistica alta. Quindi ascoltiamo in solo. Successivamente vado a appunto tagliare allo stesso modo il basso, quindi gli applico un taglio inverso, invece di un low cut, un high cut. Allo stesso punto, quindi stessa pendenza, stesso tutto, e vado appunto a tagliare e a tenermi solo le frequenze basse del microfono. Ok? Insieme suona così. Perfetto. Arrivato a questo punto, sulla mia DI, come dicevo prima, vado a inserire un VST. In questo caso è Amplitube. È selezionato appunto un amplificatore per basso, ma se andiamo nella sezione cabinet e nella sezione mixer possiamo abbassare i microfoni che stanno diciamo riprendendo questa sorgente dal cabinet, e possiamo tirare su solo la DI. Perché faccio questo? Perché appunto voglio solo il suono della DI, che successivamente vado a distorcere con un pedalino, in questo caso il Big Pig che c'è su Amplitube, che ha un bel suono. Sentiamolo. Ok, ho questa bella saturazione, questa bella distorsione pulita senza essere sporcata dalle frequenze basse. Infatti insieme, guardate come suona. Ovviamente sto parlando insieme con la traccia microfonica. Ho di nuovo riattivato il taglio sulle basse sulla DI e ora accendo il microfono per ridare appunto quelle basse. Però sentite com'è molto più definito così il basso. Ok, è molto più definito, molto più intellegibile all'interno del mix, quindi le frequenze basse con le frequenze alte non si vanno a mischiare in maniera brutta, ma sono due cose totalmente distinte, e questo mi dà la possibilità di trattare poi successivamente sulla mia traccia totale del basso le frequenze basse con le frequenze alte in un determinato modo, anche per compattarle ancora di più, specialmente le basse, per tenerle fisse lì e non avere molti sbalzi. In questo caso vi ho mostrato come fare i check di fase prima di applicare qualsiasi processo su questi segnali, in maniera tale da avere un segnale pulito e definito. Appunto lo riascoltiamo di nuovo in solo, DI distorta. E il segnale dell'ampli pulito, per appunto tenere belle pulite le basse frequenze, quindi lasciarle corpose insieme alla distorsione e non andare a distorcere completamente tutto lo spettro. Poi se vi piace distorcere tutto lo spettro, questo è un altro paio di maniche, ma in questo caso mi piaceva lasciare appunto le basse frequenze pulite e distorcere la gamba medio bassa, alta, medio alta, insomma tutto quel range lì. E questo è come appunto mixo in un brano rock un basso acustico. Quindi ragazzi, questo è come mixo il basso acustico in un brano rock, quindi splittando le varie frequenze. Non bisogna aver paura di fare questo lavoro qui per la fase, controfase e compagnia bella. L'importante è che bisogna tener conto con quali equalizzatori andate a fare questi giochi qua, quindi come vi ho sempre detto usare equalizzatori a fase lineare, perché appunto abbiamo due sorgenti per evitare l'inversione totale di fase nel momento in cui andiamo ad applicare questi high pass filter e low pass filter. Se non sapete come funzionano gli equalizzatori a fase lineare, vi invito a guardare il mio video che lascio qui in allegato qui su, dove parlo appunto di equalizzatori a fase lineare, che cosa sono e cosa non sono. E niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se volete ulteriori informazioni, ulteriori approfondimenti scrivetemelo nei commenti,
iscrivetevi al canale. Vi voglio aggiornare che nelle prossime settimane e quant'altro molto probabilmente inizierò qui in House Studio, dove sono fonico residente, a creare una rubrica su come registrare una batteria, quindi andiamo a parlare su quali microfoni utilizzare, quanti microfoni in realtà vi servono per iniziare a registrare una batteria già di buon livello senza spendere 1 milione di euro su kit di microfonici per le batterie oppure microfoni particolari. Insomma, se volete registrare una batteria che sia degna di un bel suono ma con un kit davvero basso, con costi davvero bassi. Oltre a questo passeremo poi ai vari strumenti, chitarre e basso e tutto quanto. E inoltre ci sarà anche un bel video, ma se volete sapere di che cosa parlo rimanete sintonizzati. Questo video uscirà molto probabilmente la settimana prossima. E con questo ho detto tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!